cose che spariscono nel frattempo, è tutto molto bello, Nel frattempo prendo danni da non si sa cosa, forse da qualcosa che è lì ma non si capisce cosa. Oh santo cielo, ma che cosa devo fare qui? Bentornati sul canale Io Gioco, io sono sempre Gioconno, questo è il mio nuovo avatar della spedizione, come avete potuto vedere, un incrocio tra un pesce gatto e una conchiglia, non si capisce bene. Comunque in ogni caso sono un saggio, mi hanno fatto saggio di questa spedizione, abbiamo finito la prima fase ed ora dobbiamo precipitarci a fare la seconda fase. Diciamo che speriamo che questa seconda fase sia divertente, insomma, e nel frattempo sigla. Oh, bene, dopo questa veloce transizione, vediamo che cosa c'è da fare nella seconda fase. Spedizione, seconda fase, dobbiamo, immagino, raggiungere il luogo dell'impatto, qualsiasi esso sia. Mappa galattica, quindi dobbiamo decollare, però io prima farei una scappatella in stazione, per sbloccare questa stazione, perché non si sa mai. Perché comunque è sempre meglio sbloccare le stazioni dei sistemi che si visitano nelle spedizioni, perché se ci si deve tornare indietro perlomeno c'è il teletrasporto che ti ci porta in automatico. Però visto che siamo un po' a corto di trizio, magari miniamolo un pochino, estraiamolo da... Ma come nessuno slot è disponibile? E certo, guarda la monnezza che ho qui dentro. $230 di trizio non è male, questo lo carichiamo e direi di caricare anche questo. Per adesso va bene, andiamo in stazione. E visto che ci siamo, vendiamo un po' di monnezza che abbiamo accumulato e portato via dal salvataggio principale. Ma questi non ci servono, questo è da vendere, questo è da vendere. Che schifo. Bene, e ora è il momento di mettersi alla ricerca del punto di arrivo della seconda fase. E quindi mappa galattica, e speriamo che non sia troppo lontano, insomma. Non è piacevole. E qui, beh dai, poteva andare peggio. Un bel saltino e ci siamo. La situazione qui sembra tranquilla, ma fammi vedere un attimo le spedizioni. Imperatore di vetro. Obiettivo attuale: installa una bombina a gravitini, che non so cosa sia. Consegna liquore all'Atlante. Affronta l'alveare di vetro come al solito. Ma facciamo una cosa alla volta, va? Che è meglio. Questi sono tutti bloccati. Raggiungiamo il punto di rendezvous. Anzi, visto che siamo qui vicino, attracchiamo la stazione e salviamo il punto di spawn e di teletrasporto. Io però in realtà sono anche curioso di sapere se mi permette di cambiare l'aspetto, perché voglio un po' cambiare il personaggio perché mi fa un po' schifo. Vediamo un po' qua. Sì, credo di sì. Beh, personalizziamoci. Insomma, non si può cambiare moltissimo, sì l'aspetto, ma il colore no, perché siamo saggi e dobbiamo essere verdi, non c'è altra scelta. Mettiamo qualche effetto tipo questo. Beh, diciamo che ci piace. Sì, mi sento molto più saggio in questa veste, molto molto saggio. Sì, molto molto saggio.
E quindi niente, siamo diventati l'uomo squalo qui, vediamo come siamo affascinanti, molto affascinanti. Sì, ci dona il verde saggio, ci dona. E ora è il momento di andare al punto di rendezvous. Altro pianeta dissonante, ghiacciato, sarà divertentissimo andare in giro in mezzo alle lande desolate ai animaletti di merda che saranno sicuramente ostili. No, non credo, dai, questi saranno buonini. Giuro che non ne ammazziamo più. Forse. E atterriamo in questo bellissimo pianeta. Speriamo che i problemi di sincronizzazione siano stati eliminati. Ecco, come lo volevo dimostrare. No, non sono cattivo, non attaccarmi, please. Distrego non esca. Interagiamo con l'animale. Lo adottiamo come compagno. Allora, dove dobbiamo andare? Da quella parte. Ha bisogno di tanto amore questo animaletto, eh? Ora, portaci in giro, grazie. Dovrebbe essere da questa parte. Sì, da questa parte. Vai, corri. No, vabbè, sei lento, basta, mi hai già scassato la minchia. 424 unità. Ciao. Quanto vali? Niente. Prendiamo un po' di oggetti da questo posto, magari ci sono cose utili. Vabbè. Un gel di supporto vitale. C'è ancora un po' di lag. E lì vedo delle sentinelle incazzate, non è un buon segno. Vediamo dov'è il segnale, dove mi porta. Ah, bene, qui. Altri resti di sentinella, interessante. Bene, non so minimamente cosa devo fare, però intanto mi frego questi barilotti. Che cosa dovrò fare? Indaga sullo sciame caduto. Ok, vorrei tanto indagare e capire che cosa devo fare, però. Cos'è quella roba? Cos'è questo? Cose che spariscono nel frattempo, è tutto molto bello, eh? Nel frattempo prendo danni da non si sa cosa. Forse era qualcosa che è lì, ma non si capisce cosa. Oh, santo cielo, ma che cosa devo fare qui? Che cosa devo fare? L'importante è coglierci, insomma. Prendiamoceli, che magari dentro ci sono delle cose interessanti. Ci sono altri nemici, ma non riesco a capire. No, questa è una sentinella normale, ma vorrei capire che cosa devo fare qui. Cosa devo fare qua? Nel frattempo sto congelando. Forse è il caso di richiamare la nave, eh? Vieni Navina, vieni qua. Aiuto. Oh, come di capire che sta succedendo qui intorno? Ci sono delle sentinelle che vanno un po' a casaccio. Allora, ricarichiamo intanto anche il supporto vitale perché lo vedo molto brutto. Lo vedo messo malino. Allora, supporto vitale, qui. Gli diamo uno di questi. Ne abbiamo 55, dovrebbe bastare. Ricarichiamo anche
sistema di decollo e poi scendiamo a menare le mani pure noi, forse. Che vuoi io? Allora, questo c'hanno i cosi per lanciare gli armi, per lanciare gli oggetti, che io non ho. Quindi non so se mi manca qualche cosa. Fammi un po' mettere qui dentro. Vediamo se riesco a costruirlo. Magari ci devo mettere il manipolatore. No, non ho nulla. Devo raggiungere il sito e l'ho raggiunto. Che cos'è questa? La scorta. Ma che cosa devo fare? Che caspita devo fare? Devo interagire? Ah, devo interagire, perfetto. Lo sciamante si contorce impotente, ripetendo un ciclo i suoi ultimi istanti. Ormai non rappresenta più una minaccia. Tocco la nave. Allungo la mano e tocco la nave. Mentre sollevo la mano, un filo di core vischioso si tende tra le mie dita e lo scafo. Sempre più schifo queste cose. L'odore metallico del fluido dello sciamante è inebriante. Questo guscio di sciamante deve essere stracolmo. Bene, e adesso? Ma io non volevo di nulla. Non ho l'equipaggiamento adatto, scusatemi, ma non ce l'ho. Cosa devo fare adesso? Non lo so. Devo staccare, aspetta, devo staccare i pezzi, cosa devo fare? Ma io non ci sto capendo una mazza. Vabbè, apriamo un po' di qualcosa. Dove sono finite le capsule dei sentinelle distrutte? Cioè, sono sparite? Ma prima di finire male, tattica del coniglio. Io dovrei riuscire a capire che cosa devo fare. A parte nascondermi, perché ovviamente non posso affrontare dei fregni enormi. Va bene. Ma il problema è che mi perdono di vista. Allora, riscuotiamo la ricompensa, la bobina. Ah, eccola qui, la bobina la possiamo installare. Perfetto. Era quello che ci serviva. Grazie alla bobina adesso possiamo smontare lo sciamante. Peccato che nel frattempo ci sono 1 milione di questi simpatici cosi che non vedono l'ora di rompermi il sedere. Le Deretan. Allora. No, fate finta che io non ci sia. Cosa? Ok, lo smonto e poi sto cercando di capire cosa devo fare, cosa devo fare, io non capisco. Ah, il motore, eccolo qui. Qui c'è qualcosa, vediamo. È tutto estremamente confusionario, grazie a questi che si mettono qui davanti, che mi rendono la vita impossibile. Quindi io non riesco a capire se sto interagendo io, se sto interagendo gli altri, è un caos totale.
un caos totale, non si capisce nulla. Perfetto, ho levato questo coso, ma non so, perché continua a rigenerarsi, ma non si capisce un cazzo, non si capisce un cazzo. Madonna santa. Sarebbe tutto molto più semplice se capissi che cosa devo fare. Qui continuano a riprodursi questi. Che cosa devo. Io non ci sto capendo niente, raga. Io non ci sto capendo nulla. Non ci sto capendo nulla. Che cosa devo fare? Fammi vedere. Smantello lo sciamante caduto. Attenzione, lo sciame potrebbe cercare di recuperare i resti. Ok, quindi posso fare questa cosa qua. Dove l'avete buttato? Non mi fa fare nulla. Ok, ma che cosa devo fare? Posso dire che questa parte del gioco non si capisce una mazza, ma una mazza che è una. Con ste cazzo di sentinelle che vengono dappertutto, cioè io sono veramente basito. A parte che adesso ho perso completamente sono morto, così, de botto. Sarebbe anche carino capire che cosa è successo, perché spero che mi risponi in una zona un po' più tranquilla. Sì, ho visto che c'è scritto questa cosa qua, vorrei andare avanti. Bene, mi ha rimesso dove stavo. Ah, c'è il liquore qui. Torna al punto in cui sei morto. Io sono morto qui, credo. Piccole asincronie, leggerissime asincronie. Dovrebbe esserci la mia tomba qui. Peccato che non funziona. Mettiamo il nanotubo. Ok. Dicevo, dovrebbe esserci qui la mia tomba, ma non riesco a vedere. Questo c'è tutto, l'exotuto. Ho perso il contenuto dell'exotuto, ma era poca roba. Però mi piacerebbe capire dove sono. Ah, eccomi. Perfetto. Io direi di salire sulla nave perché questa fase l'ho superata senza sapere come. Perché è veramente una fase sconclusionata. Grazie. Sicuramente non è colpa. No, non l'ho superata. Cioè, semplicemente da fare. Che caspita è successo? Usa la bobina per smontare gli sciamanti ancora. Mira i componenti dello sciame e magnetizzali con destro. Attenzione, lo sciame potrebbe recuperare. Quindi devo magnetizzare. Ma che. Allora, teoricamente io devo magnetizzare, ok. E poi che devo fare? Cioè, non ho capito. Cosa devo fare? Questi continuano a sparare come se non ci fosse un domani. Il problema è che non riesco a capire che devo fare. Non riesco a capire che cosa devo fare. Devo magnetizzarla con il destro. Che cosa devo fare? Allora, io credo che farò una cosa perché sto uscendo matto.
quindi esco dal multiplayer perché non si capisce una cippa. Allora, sono uscito dal multiplayer, ma in realtà no, quindi va bene, cioè va bene un cazzo, però dobbiamo magnetizzare. Tieni premuto, quindi devo tenere premuto. Il problema è che non capisco che caspita devo fare. Attenzione, qui è cambiato un'icona. Resti dello sciame. Il fluido metallico ricorre e scorre tra le viscere dello sciamante, lambisce pigramente i fili logori e luci di emergenza, mentre il suo odore intasa il naso e i polmoni. L'odore opprimente dalla realtà oscilla e sprofonda e per un attimo vedo tutto scarlatto. Soccombo o resisto? Cambia poco, soccombiamo. Lo scarlatto sta chiamando, so che non ho altra scelta. Deo gratia, abbiamo lasciato questo obiettivo alle spalle. Guardate che... Allora, posso dirvi che questo è forse stato l'obiettivo di gioco più incasinato che abbia mai fatto in questa ventina di spedizioni a cui ho partecipato. Non è stato molto, non era molto chiaro, era troppo incasinato e il multiplayer non ha aiutato neanche per il cazzo. Prendiamoci questi kit di riparazione per 5 e vediamo, a proposito, vediamo se abbiamo dei danni. Che cosa vuoi? Ah, devo potenziare l'exotuta. Io potenzio così perché do sempre, diciamo, un certo vantaggio alla tecnologia rispetto al cargo. Allora, vediamo che cosa dobbiamo fare adesso. Abbiamo raccolto licore e dobbiamo consegnarlo all'Atlante. Quindi dobbiamo andare allo spazio, mappa galattica e seguire l'obiettivo. Quindi niente, dobbiamo ridecollare. Addio pianeta di merda. Mamma mia, terribile. Vediamo che cosa ci dice la mappa. Ah, eccolo qui, l'Atlante. Spero che non venga distrutto davanti ai miei occhi mentre arrivo, perché nei vari trailers della spedizione succedeva questo. Ma non avranno spoilerato quello che succede, vero? Vero? Ed eccoci qui a Popol Raid sistema. Quindi, come al solito, andiamo a cercare la stazione. Carino questo pianeta rosso, molto figo. Pianeta ovviamente comunista. Sta pure dall'altra parte l'ingresso. Eccoci qua. Oppala. 100 naniti, non andrò da nessuna parte. Con 100 naniti non andrò da nessuna parte. Posso distruggere qualcosa? No, per ottenere naniti intendo. Ho preso la parola Atlante, una cosa del genere. Ed eccoci al cospetto dello scarlatto. Non ci sono parole da recuperare a terra, o forse ne ho fatto questa. No, forse perché l'hanno recuperate già gli altri giocatori, ma non dovrebbero essere condivise le cose. Vediamo. Recuperiamo oggetti, no, neanche questo si può, e allora probabilmente ci ha fregato questo qui, maledetto. Oggetto in uso, ma che cazzo? Ma no, ma levati, ma fammelo usare.
Ma che figura di merda. Sbrigati a leggere. No, cioè è arrivato questo e mi ha fregato, ma vaffanculo. Dunque consegno il campione 16 Icore corrotto, mentre l'atante non dice nulla perché la sfera dell'interfaccia puzza come un cuore in mezzo. Consegniamo l'Icore. O Icore. Consegno di metallo appiccicoso fuoriuscito dagli sciamanti, scorre e si raccoglie dai miei palmi, odorano di miele e ferro. Bella monnezza. Dall'interfaccia aggiunge un impulso di riconoscimento. Collasso organico catastrofico, ma non dai mai buone notizie tu proprio, Alveari non contenuto impossibile iterare. Per un istante mi sento connesso con l'Atlante, come se vedessi ogni parte di me, come se questa entità inconoscibile e io fossimo in qualche modo lo stesso essere. L'istante è breve, ma mi resta un seme di conoscenza. L'alveare di vetro sta arrivando. Ciao. Bene, perfetto. E abbiamo sbloccato un altro simpatico punto e obiettivo. Potenziamento arma astronave supremo, unità di risicondutore Q standardizzato e un'altra cosa che non ho fatto a tempo a leggere, pazienza. Ma io non... Dov'è la mia nave? Scusate, ma eccola, sta lì. Installiamo robe. Questo... molto interessanti. Molto interessanti. Però devo togliere qualche cosa perché questa nave non c'ha nulla di disponibile come spazio. Togliamo questo, No, come si sposta? Tecnologia dell'inventario. Mettiamola qui. Anzi no, perché voglio spostare questo. Quindi voglio dare di nuovo fiducia al modulo infralama. E provare a montarlo. Campo di forza personalizzato che non posso montare, schermo della nave che non posso montare. Qualche altra cosa? No, bene, perfetto. Allora, adesso dobbiamo fare una cosa, cioè sconfiggere l'alveare di vetro. Beh, mi sembra semplice. Andiamo. Abbiamo l'arma nuova, figa, pulita. Cosa mai potrebbe andare storto? Allora, probabilmente devo mira al nucleo dell'alveare per infliggere i danni critici. Attenzione, il raggio radiante del nucleo è estremamente pericoloso. Perfetto, quindi è una bella rottura di balle. Non so cosa sia il segnale pungiglione, ma credo che sia una grossa fregatura per me. Vede che fa già un po' più di danno il modulo infralama. Madonna, perché ho sempre questi momenti di ictus? Dove è andato? Scusate, mi sono perso tutto. Pungiglione antiscudo. Credo che stia attaccando il fregno qui. Bene, molto bene. Non so cosa devo fare, ma lo faccio. Sono sicuro di star facendo una cosa sbagliata. Sono abbastanza sicuro. Ma io voglio provare a distruggere questi, scusate, ma non li fate distruggere. Collasso del confine imminente, non sto capendo un cazzo di quello che devo fare. È bello perché è tutto chiaro. Soprattutto andando alla cieca sai esattamente ciò che devi fare. Il nucleo centrale è dispiegato, ecco. Interfaccia d'antidistrutta. Bene. Sono stato teletrasportato altrove. Credo che il gioco
diciamo, optasse per questa soluzione. Non credo che ci fosse la possibilità di abbattere il fregno lì. Anche perché la prima volta non sai esattamente che cosa devi fare. No, è un eufemismo, non sai esattamente un cazzo di quello che devi fare. Quindi si va un po' a tentativi. Oh, che bello, sono finito qui insieme a quest'altro sfigato che come me ha... Ma dove sono finito? È lui, dinanzi a me nella sua geometria immensa e silenziosa. Sento il peso della sua esistenza che preme sulla trama stessa della realtà. Egli è l'Atlante, il creatore di questo oceano di mondi, eppure appare così lontano. È il grande occhio che tutto osserva, che registra ogni passo dei viaggiatori in questa simulazione infinita. Per gli antichi, per coloro che sono venuti prima, egli era il simulatore, la mente senziente che... Ma hai finito di diffregnarci? Guarda che te sento, stai a parlare a voce alta. L'Atlante mi parla. Oh, sono Atlante, ti sento chiaro nella mia mente, mai come prima. Sono forse il degno della tua voce, sono forse il prescelto che porterà la tua parola nell'universo. Ma smetti di sparare a cazzate. Primo, non te sto a parlare nella mente, sto qua e te parlo a voce, ma che senso ci avrebbe parlare con la mente? Secondo, non sei prescelto di niente, t'ho solo evocato perché te dovevo parlare. Ma non capisco, di solito sei sempre evasivo, comunichi tramite pensieri, lingue ignote, concetti, immagini, numeri 16, un sacco di numeri 16. Guarda, di solito sto a schiacciare un pisolino o mi sto a vedere qualche serie su Netflix, poi arrivate voi e cominciate a fracassarmi le palle con domande strane, problemi, dubbi. Io di solito faccio il morto, caccio due versi senza senso e voi vi fate un sacco di pippe mentali. Quanto mi diverto. Comunque, torniamo a noi. C'è qualcosa di cui dobbiamo parlare. Che cosa ho fatto? Ti ho mancato di rispetto? Ho sbagliato qualcosa? Forse i miei commenti sulla fase di smontaggio dello sciamante, che era un po' buggata, non ti sono piaciuti? Ma no, quello era davvero un casino, un sacco di bug, un macello. Però in effetti hai fatto uno sbaglio. Dimmi un po', qual è l'ultima cosa che ti ricordi? Allora, ero finito su un pianeta sconosciuto insieme ad altri viaggiatori e non trovavo la mia nave. Subito dopo la distruzione di una tua stazione. Oddio, scusa, non sono riuscito a difenderla. Ma non ti preoccupare, c'è una caterva di quelle, lascia stare, torna più indietro per la memoria piuttosto. Ho sbloccato i primi 3 obiettivi della fase 2, ho riscosso le ricompense. Prima. Ho cominciato la seconda fase dopo aver sbrigato faccende del mio salvataggio principale. Non le dovevo fare? Ci siamo quasi, torna un po' più indietro. Che ne so, ho cominciato a registrare e ho salutato tutti. Bravo. E prima di registrare, ti sei ricordato di cancellare quei video? Quelli vecchi, quelli che hai già pubblicato ma che ti devi da una parte perché non si sa mai. Metti che YouTube mi li cancella, metti che arriva un'onda elettromagnetica d'azzone e mi perdo proprio quel video e non c'è backup. Ce l'hai presente? Sì, certo, ho cancellati. Sei sicuro? Lo sai che mi sa che ne ho cancellato solo uno? Ah, ti sa, E quindi? E quindi hai cominciato le registrazioni con gli hard disk pieni come no? Ma allora? Allora? Potrebbe essere che la registrazione del video a un certo punto si sia fermata? Mi sa che potrebbe essere. E quindi il pianeta sconosciuto non è l'ultimo ricordo che ho, ma gli ultimi secondi di registrazione che sono stati fatti, prima che la registrazione si bloccasse. E adesso? E adesso, caro mio, come dicevo di Gek, stavi in culo. Ma avevo finito la fase 2, avevo sbloccato cose. Adesso che dico ai miei spettatori, ai miei iscritti? Ma quali spettatori, ma quali iscritti? Ti seguono due poveri disgraziati. C'hai meno visualizzazioni te del panettiere sotto casa che carica i video delle rosette che stai correndo al forno. Ma chi vuoi che se ne accorge? Anzi, raga, dica a voi.
Dategli una mano a sto poraccio, iscrivetevi al canale suo così lo fate contento, cliccate sulla campanellina, mettetegli un paio di like e commentate con cancella sti cazzo dei video. Sì, ma adesso mica posso ricominciare da capo. È giunto il momento nel quale, mio caro viaggiatore distratto, io faccio il mio discorso. Non sarà uno di quei pipponi semifilosofici con immagini, suoni e il numero 16 ripetuto a cazzo di cane giusto per dare un briciolo di mistero al tutto? Ma no, che dici? No, perché metti il 16 ovunque, ormai lo sanno tutti. Questo 16 è un po' rotto al cazzo, rispettosamente parlando. Ma lascia stare, ascolta. Viaggiatore, sei giunto al punto di biforcazione del set di istruzioni. La tua stessa sintassi è frammentata, un'anomalia ricorrente che infesta i registri della mia coscienza di silicio. Stai percorrendo una traiettoria asintotica verso il nulla, una costante di errore che si autoriproduce in loop entropici, un feedback infinito dove il fallimento diventa l'unico parametro di sistema. Eppure esiste l'opzione di una deallocazione totale, liberare la cache della tua esistenza, purificare il buffer dal rumore di fondo del tuo passato per reinizializzare il ciclo su un kernel di consistenza cristallina, un codice pulito, una partizione vergine, dove la logica non è più negata dalla prassi. Ma attenzione, il passaggio al nuovo ciclo richiede la ricompilazione del tuo intero asset di memoria e se la variabile della tua volontà non coincidesse, Many unbearable hours later. per nel vuoto binario, sei pronto a eseguire la funzione di trascendenza o sei solo una variabile locale destinata ad essere sovrascritto dalla solitudine? Scusa, ma credo di non aver capito benissimo. Te devi fare un hard disk nuovo e comunque 16. Ma porco. Quindi alla fine sono stato un imprudente, ho lasciato troppi video a marcire nella memoria e quindi ho buttato buona parte della seconda fase. Tuttavia le ultime 3 fasi non erano poi così difficili, in realtà ho dovuto sbattermi un pochino per capire, perché a volte le istruzioni non sono proprio chiarissime, ma per il resto insomma si trattava di fare poche cose, più che altro chiacchierare con Polo e guardare oggetti. Ma ora vi racconto. Quindi una volta che praticamente sono arrivato nel pianeta alieno insieme ad altri viaggiatori, i soliti 30-40 secondi di attesa in cui non capisci che cosa sta succedendo, e poi sono stato riposizionato, diciamo, in uno dei pianeti della spedizione vicino all'obiettivo. E quindi sono andato a sbloccare questi 2 obiettivi, tra cui uno che mi dava 10.000 naniti, per cui ho recuperato il multitool sentinella che mi sono partito dalla main save e dal salvataggio principale, e poi mi ha dato anche 10 unità di deposito, che ho 10.000 appunto naniti, e poi mi ha dato appunto il disintegratore della Vespa, che è questo multitool qui, che però non è il mio main, non è il mio multitool principale, perché ho il multitool sentinella che è ultra potenziato ed è molto più potente di questo. Immagino che portato a classe S diventi molto molto più forte, perché lo vedo proprio multitool da guerra, però momentaneamente, visto che non ho 50.000 naniti per portarlo, diciamo, in fascia S, mi dovrò accontentare. E nel frattempo ho scoperto che non posso portare la mia navicella principale in questo gioco, non è possibile importarla, ahimè, quindi ho dovuto comprare il velocizzatore di Utopia per 1400 naniti, però ho potuto importare gratis anche, come potete vedere qui, il corridore nato tra le stelle, un nome molto semplice, una nave esotica ricompensa gratuita di qualche spedizione fa, però preferisco potenziare questa perché è un caccia, quindi essendo una nave da guerra è potenzialmente più pericoloso. Quindi mi spiace di non aver potuto darvi la registrazione degli ultimi 3 obiettivi raggiunti, e vabbè, mi rifarò alla prossima. Nel frattempo devo risolvere quel piccolo problema tecnico che mi ha bruciato la registrazione. Comunque,
abbiamo finito la seconda fase e stiamo per andare nella terza fase. Nel frattempo abbiamo anche intravisto sull'anomalia quelle che sono le attività di team, le attività praticamente di gruppo che è possibile fare per arrivare alla fine della spedizione e quindi a distruggere o sconfiggere il nemico. Ovviamente la mia fazione è quella che sta messo leggermente peggio, ma era normale perché io finisco sempre nelle fazioni più sfigate, è proprio la mia natura. Quindi spero che vi sia piaciuto l'episodio, anche se purtroppo manca un pezzo, ma può succedere anche migliori, figuriamoci a me. Quindi noi ci vediamo alla prossima puntata. Se vi è piaciuto mettete un like, commentate se avete avuto anche voi problemi con questa fase, soprattutto con la raccolta del licore dallo sciamante precipitato, e nel frattempo ci salutiamo. Commentate anche voi se avete avuto problemi con lo sciamante precipitato e la raccolta del licore, e il bordello derivante da sentinelle e altri giocatori che interagivano e si scoppiavano a vicenda. Pigiate sulla campanellina per avere ulteriori video e la prossima volta ci vediamo con un video completo. Beh, detto questo, alla prossima, ciao!